quello che devi prendere, sì. Oh, ma che c'hai pure una bufala? Sì. 2 bufale. Ciao Peppo. Bambini, levatevi da davanti. Ecco qua. 10, 11. Mario, stasera ti sto fa, passa e poi sto. 14, Che ti dice a te? 17, 18. Qua ci hanno ridotto proprio come in mutande, ci hanno ridotto a noi. Debiti dappertutto. Io a Cesira non so manco. Stamattina sono un'altra volta. Ma ho fatto pure i conti con lei, Mario. Ma che gli vado a dire? Che gli vado a dire? Qua io gli devo dare 15.000 euro. Anzi 16.000 euro solo ad alimentari. Capito? Dunque, noi siamo andati fuori a una chiesa a chiedere l'elemosina e la sera siamo stati ricevuti tra l'altro anche da un vescovo. Il vescovo addirittura ci fa una promessa e ci dà, dice noi facciamo una colletta, faremo una colletta e vi daremo qualcosa. Tutto il casino era 300 euro a famiglia che ci hanno dato. Domenico, 300 euro a famiglia. Io la sera ritorno, vengo da mio marito fuori, qui in campagna, che lui stava all'orlot a guardare le pecore. Dopo un quarto d'ora sento sparare. Sento sparare però dalle parti di là, sopra il ponte, quindi non potevo mai immaginare che avevano sparato a noi. E poi di nuovo ho sentito sparare. Con un fucile a pallettoni mi hanno sparato nella macchina. Forse è stato qualcuno che non voleva che io parlassi, che non voleva che io ricordassi alcune cose che ci sono ad Acerra. È perché mi pare che qua ci stanno parecchie cose che si sono scordati tutti quanti, soprattutto le istituzioni, la magistratura. Questa per me è una camorra più pulita, cioè una camorra dalle mani bianche, dai, come si dice, i guanti bianchi. È una cosa molto più alta, perché io ho visto che con i rifiuti tossici, è un business dei soldi, molti soldi. Persone che hanno trattato questi rifiuti, persone che trattano rifiuti, io vedo che là parlano sempre di soldi. Addirittura per il sito di stoccaggio della ditta Pellini che avevamo qui ad Acerra, il comune di Acerra versava alla ditta Pellini 15 milioni delle vecchie lire al giorno. Oh, non so se mi rendo l'idea. Nel 2001 il comune di Acerra prese in fitto 10.000 metri di terreno agricolo per depositare rifiuti durante un'emergenza del 2001 e con un regolare contratto sottoscritto all'epoca da funzionari del comune di Acerra veniva preso in fitto 10.000 metri di terreno agricolo per il costo di 15 milioni di lire al giorno. Ovviamente io tutto questo è stato regolarmente non pagato più da quando ci sto io, ma i miliardi prima di me sono stati pagati a questi signori. Pronto? Buon appetito. Ehi. Sei ancora con gente? No, no. Ma cosa è successo lì a Capua? Capua? No, Capua, un paesino vicino, là, dice che hanno trovato dei fusti, dei materiali, eccetera. Ma la fanno più grossa di quel che è, perché parlavano la più grossa discarica abusiva d'Europa. Sai i giornali come le televisioni come sono, no? Più grossa discarica abusiva d'Europa. Quello qui in tutto erano 7-8 fusti. 12 fusti. 12 fusti e poi c'erano dei rifiuti. Le notizie sempre uguali. Oh. Il problema grave, sai qual è? Che quando scoprono un fusto qua diventano 1 miliardo di fusti. Sì, esatto. Quando scoprono 10.000 fusti a Milano diventa 1 chilo di materiale che stava per essere riciclato. Questo è uno degli innumerevoli siti che praticamente circondano Acerra, dove quotidianamente, nell'approssimarsi delle ore notturne, vengono bruciati rifiuti di tutti i tipi, di tutti i generi.
e sicuramente qualcuno di aziende circostanti approfitta per smaltire a costo zero questi prodotti che altrimenti sarebbe oneroso smaltire. Ma mica ce li avevi mandati tu quei fusti là? No. Perché che disgraziato. Ma tu perché non mi fai una mappa di tutte le discariche abusive che hai frequentato? Perché così, almeno se non altro, noi le presentiamo una volta per sempre alla magistratura dei carabinieri. E si finisce lì. Non lo potresti fare un rapporto di collaborazione così magari risolveremo il problema. Tutto quello che vuoi, ma mai questo. Ti vengo a trovare e ci mettiamo d'accordo. Bravi. Vi volevo mostrare un tombino aperto in questa zona. In effetti questa striscia di terreno, come viene visualizzata dall'erba, ampia 7-8 metri, alcune centinaia lunga, è una cloaca coperta. Ovviamente gli addetti a questi lavori hanno pensato bene di scoprire un oblò, proteggerlo parzialmente con un masso di cemento e sicuramente negli orari e nei modi più convenienti sversare liquidi in questa condotta. Pezzi ogni giorno che passa qua, io faccio la terra qua vicino. Così. Trovo sempre bocciati i pezzi, trovo. Capito no? E non fumo, faccio la segnalazione ai vigili e non va bene, faccio la segnalazione ai carabinieri non va bene, e io chiedo di fare questa segnalazione. Che mattina. Ma passi fa 2 o 3 giorni, sta una bocciata qua, sta bocciata. E non riescono a pigliare. Quando si girano cristiani riescono a pigliare, quando si girano così, chi se ne accirano stessa gente. Sotto sequestro, guardate come sta sequestrato, guardate qua, cioè queste sono le patate, guardate l'amianto vicino alle patate, cioè guardate qua, guardate che spettacolo. L'azione degli ecocriminali è un'azione vigliacca e violenta che sta producendo più morti lente nel tempo di qualsiasi fenomeno criminale al quale si è fin qui assistito. È per questo che io paragono quello che sta succedendo in Campania ad una Chernobyl tutta italiana, una Chernobyl che attraverso questi traffici illeciti di rifiuti, questo interramento di rifiuti, questa combustione di rifiuti, sta influendo direttamente sugli esseri viventi, persone fisiche, animali, specie viventi, e sta influenzando la genetica delle specie viventi. Sempre più spesso vengono segnalate la nascita di animali che hanno deformazioni congenite proprio perché nati in un contesto dalla criticità ambientale che non ha eguali in qualsiasi paese civile. Quando hanno fornuto a battere che sta bagno viene a battere pure la gente così. O popolo sta a battere come pene. Sta a battere come pene la popolazione. Ha trovato proprio, una protesta morta.
12007 688 74 17 56 58. Sì, va bene. Sì, 61. Sì, sì. 86 75. 86 75. Sì. E fino all'ultimo, non mi sicuro. Papà, ecco, una fa pari tu. Là, va bene, si chiude. Hai capito che le nostre pecore addirittura non l'ha voluto il macello, perché loro dovevano prendere solo le pecore che devono andare per la tavola, che le pecore nostre per la tavola non vanno, che noi ci avevamo i pecore, noi abbiamo i bidoni tossici, e quello è il problema, manco il macello ha voluto queste pecore, figurati. No, le uccidono prima e poi dopo le bruciano. Ce l'ho io, 86,50. Mi dispiace. Ma queste sono pecore che devono andare Ma c'è cresciuto che muore quelli? Mica c'è più pecore tu, c'hai animali che sono buoni per l'alimentazione. Sono buoni per essere solo bruciati. Non lascia mai abbandonato, il pecore mai. Bruciati. Sì, si è autorizzato. Là, arriva all'aria, su.